oppure ben ritrovati sul mio canale. Ci siamo, è di nuovo arrivato il momento di parlarvi dei miei prodotti preferiti del mese, il video nel quale, come saprete, condivido con voi tutto quello che mi ha entusiasmato. Ancora una volta ho selezionato una serie di cosette sfiziose che spero vi interesseranno, perciò non perdiamoci in ciance e cominciamo immediatamente. Questa volta, per cambiare un po' le carte in tavola, iniziamo dagli abiti. Tutti e tre i miei capi preferiti di marzo vengono da ASOS e neanche a farlo apposta sono tutti e tre neri, alla faccia della primavera, anche se, detto fra noi, non è che marzo sia stato proprio questo mese primaverile con buie, annevicate, insomma un freddo becco. In ogni caso, partiamo con il primo, che è questa maglia molto semplice, ma una delle mie fissazioni del momento sono i laccetti. Mi sono innamorata di tutto quello che è i laccetti, lo trovo molto sexy. Questa maglia, come dicevo, semplicissima, in questo cotone rigato. La particolarità è per l'appunto il laccetto, presa su ASOS a un prezzo assolutamente ragionevole e va a braccetto con il secondo capo che ho indosso proprio in questo momento, che è un body con spalle scese, che mi piace tantissimo, e di nuovo, come vedete, mi rialzo se non vedete niente, ha questo laccettino con questi occhielli molto grandi in metallo, facilissimo da abbinare, molto facile da portare perché essendo un body non sale, che è una roba che detesto, soprattutto quando voglio metterli con le mie gonne a ruota o anche nei jeans. Tutte le volte che alzi le braccia poi ti trovi con la panza di fuori, che non mi piace per niente. Quindi secondo capo, di nuovo laccetti all the way. Il terzo è, adesso facciamo un po' di spazio, nero ma con un tocco bianco ed è un po' Giuliana di qualche anno fa. Eccolo qua. Oh santa Maria, mi stavo strozzando. Eccolo qua, vestitino con colletto a contrasto e manichina a contrasto. Era uno stile che mi piaceva tantissimo qualche anno fa, poi l'ho un po' abbandonato. Questo vestito mi ha conquistato appena l'ho visto su ASOS perché intanto è di questo tessuto in maglia, diciamo, elasticizzata, abbastanza strutturato, e poi ha, non so se lo vedete, un incrocio qui in vita, che quindi segna la vita, ma poi è morbido sui fianchi, il mio grande classico. E mi piace da morire questo colletto a contrasto, lo trovo smart, facile da indossare sia a lavoro che per qualsiasi altra occasione, anche la sera volendo, con un paio di tacchi, anche se io i tacchi non li metto, però per darvi qualche idea. Anche questo ASOS, ed era l'ultimo dei miei abiti preferiti di marzo. Adesso restiamo in tema fashion e passiamo alle scarpe, perché ho un paio di scarpe da farvi vedere. Comincio col dirvi che sono abbastanza in fissa con i mocassini. Quest'anno vanno tantissimo, sia nella versione classica mocassino che nella versione, come le chiamano? Loafer forse? Boh. Comunque quelle senza la parte sul tallone. In ogni caso, da Passi Italiani, che è diventato il mio spacciatore di scarpe preferito a quanto pare, perché l'ultima volta che vi ho parlato di scarpe era già un paio che ho preso da Passi Italiani, ho trovato queste che mi sono piaciute subito perché sono molto semplici, che era un po' quello che stavo cercando. La particolarità sono questa sorta di borchiette bombate qua sul collo del piede. Come al solito non so come si chiamano le parti delle scarpe, ma voi avete capito, e poi sono proprio fatte, lasciamone una, per eventualmente essere portate anche in questo modo e quindi trasformarsi in loafer. Ho deciso io che si chiamano così, prendiamolo per buono. Passi Italiani è un'azienda che mi piace molto perché ha dei prezzi ragionevoli e spesso ha delle scarpe carine. Queste le ho indossate tantissimo con i jeans, con le gonne, con i vestiti, un po' con tutto, perché essendo abbastanza classiche si adattano bene un po' a tutti i tipi di outfit. E quindi anche la sezione scarpe l'abbiamo portata a casa. Non so se ci sto riuscendo, ma sto provando con tutta me stessa a essere coincisa, perché questi video dei preferiti durano sempre 452.000 anni. Passiamo alla prossima categoria, vediamo. Passiamo alla categoria cura della pelle.
Benvenuti nella categoria cura della pelle. I miei preferiti di marzo sono stati due maschere, una per il viso, una per il contorno occhi. Iniziamo con le maschere viso. Fresh, che surprise! Come sapete sono una grandissima appassionata di questo brand che in Italia è introvabile. Mannaggia, quando vi deciderete a trovare una rete di distribuzione in Italia sarà sempre troppo tardi. L'ultima volta che sono stata in Francia avevano appena lanciato questa maschera che è la Lotus Youth Preserve Rescue Mask con Seaweed Radiance Facial, quindi con alghe. Mi piace perché ho sempre una grandissima competenza nello spiegarvi i prodotti. Si presenta in questo modo, la solita giara tipica di Fresh col vetro satinato, e poi all'interno ha delle parti un po' tipo scrub. È una maschera anti-età, vediamo cosa dice. Bla 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 bla, utilizzazione, applicare e tenere in posa per 5 minuti. Il bello delle maschere della Fresh è che molto spesso non necessitano di una posa troppo lunga, perché le maschere con posa lunga non ho mai la costanza di farle. Questa mi è piaciuta molto, trovo che renda la pelle più luminosa, più radiant, più bright. Non so perché ogni tanto mi viene da parlare inglese, che sembra che lo faccio per fare la figa, ma perché a volte proprio non mi ricordo le parole in italiano. A forza di vedere video in inglese poi finisco per non sapere più la mia lingua. Comunque mi è piaciuta molto. Se capitate in Francia, in Inghilterra, in America, praticamente un po' ovunque tranne che in Italia, come ogni volta io vi dico, provate almeno un prodotto della Fresh perché ne vale davvero la pena. Seconda maschera, come vi ho anticipato, è una maschera per il contorno occhi, più nello specifico patch, eye patch, quindi le porzioncine di tessuto da mettere sotto gli occhi, della Shiseido. Ne ho sentito parlare benissimo, ho fatto proprio delle ricerche perché se avete guardato i miei ultimi video saprete che una delle cose che mi irritano di più è che ho sempre queste occhiaie e queste rughe che stanno venendo fuori proprio come funghi dopo la pioggia, e allora cerco sempre delle maschere per il contorno occhi valide. Questa è abbastanza cara, come ogni volta non ricordo un prezzo manco a morire, quindi vi invito a fare un salto sul mio blog, trovate il link nella info box qui sotto, proprio qui sotto, non potete sbagliarvi, e nel post dedicato c'è tutta la lista dei prodotti dei quali vi sto parlando con link diretti per saperne di più e conoscere anche i prezzi. La maschera in questione è la Benefiance, non so se leggerlo in francese o in inglese, Wrinkle Resist 24 con retinolo puro, quindi molto 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 efficace. È fatta in questo modo, c'è la scatolina e all'interno le confezioncine singole per il singolo uso. Quanti ce ne sono? 12 pacchetti, che non è male. Molto facili da applicare, molto imbevute, molto piacevoli da tenere su. Si tengono su per un quarto d'ora, che è già tanta roba per chi come me non ama tenere su le maschere a lungo, però sono molto comode perché pur essendo in tessuto stanno lì, non si muovono, uno può fare un po' quello che gli pare senza avere sempre l'impressione che la maschera cada, e poi davvero danno degli ottimi risultati, nessun miracolo come al solito, ma ottimi risultati nel senso che vanno a idratare, e poi c'è il retinolo che combatte un po' i segni dell'età. Quindi se anche voi siete alla ricerca di prodotti anti-età per il contorno occhi, io vi consiglio di provarle, anche se come dicevo sono abbastanza care. E questo conclude un po' la sezione cura della pelle. Adesso passiamo alla, sono un po' indecisa, ancora 2 o 3 cose, 2 o 3 categorie, passiamo alla sezione, ma sì dai, trucco. Questo mese, vi dico la verità, non ho tantissimo da consigliarvi, ben poco. Una delle cose che però mi hanno entusiasmata è il nuovo mascara della NYX, il mascara Worth the Hype, che è davvero worth the hype, cioè davvero all'altezza delle aspettative. È un mascara che mi ricorda un po' uno dei miei preferiti, il Roller Lash della Benefit. Tra l'altro ce l'ho su anche oggi, ma non so proprio quanto vedrete da laggiù. La particolarità è quella che allunga molto le ciglia, le divide, le separa, le definisce molto,
Se vi piacciono i mascara invece un po' più intensi, un po' più chunky, questo non fa per voi. Il mese scorso vi avevo consigliato il Girl Bang, oh santa, quello nuovo della Benefit, che in questo momento non so perché non mi torna proprio in mente. Bad Girl Bang mi pare, che è l'esatto contrario di questo della NYX, perché l'altro era molto intenso, questo è un po' più naturale, però allunga tantissimo le ciglia. L'applicatore è fatto in questo modo, quindi bello panciuto, le setole sono non quelle rigide che di solito sono le mie preferite, e infatti di primo acchito era un po' dubbiosa, ma poi utilizzandolo mi è piaciuto molto, è perfetto da utilizzare proprio tutti i giorni, dura a lungo, non cola, sta al suo posto e poi definisce e allunga tantissimo le ciglia. È un po' difficile da applicare sulle ciglia inferiori proprio perché l'applicatore è bello panciuto, ma in generale mi è piaciuto molto, mi è piaciuto talmente tanto che infatti è praticamente l'unico preferito di questo mese in campo di make up. Però volevo parlarvi anche di un'altra cosa che non è uno dei miei preferiti, ma siccome a febbraio vi avevo parlato di nuovo dei rossetti quelli cushion di Sephora e vi avevo detto che avevo fatto un acquisto su NYX perché sono usciti con un rossetto simile, eccolo qua. Infatti ho poi comprato il rossetto e anche il mascara mi è piaciuto, il rossetto più o meno. Preferisco decisamente quello di Sephora, ce l'ho su in questo momento, ho scelto questo colore qua che addio, tanto non trovo mai i nomi, quindi Group Love. Però il prodotto si chiama Powder Puff Lippy. Di nuovo c'ha il suo cuscinetto, però trovo che la forma del cuscinetto renda molto difficile stendere con precisione il prodotto, perché vedete è abbastanza ciccione, quindi è difficile poi applicarlo correttamente. Il finish, non so se lo vedete, è matte, ma non dura tantissimo e quando inizia ad andarsene non lo fa in modo molto omogeneo, quindi nel complesso però siccome l'anno scorso, siccome il mese scorso vi avevo un po' anticipato questa cosa, ci tenevo a dirvi cosa ne pensavo e secondo me anche no. E poi c'è un'altra cosa che non è esattamente trucco, ma è legato al mondo del trucco, ed è questa roba qua. Che cos'è? È un tappetino per pulire i pennelli da trucco. Se guardate i miei video da un po' di tempo forse vi ricorderete che avevo già acquistato una cosa simile, che però si utilizzava sul palmo della mano. Questo è un upgrade perché è fatto in questo modo, adesso cerco di farvelo vedere un po' meglio. Questa forma è perfetta perché lo si mette nel lavandino, qui c'è lo scarico del lavandino, e ha queste texture diverse che permettono di lavare molto facilmente i pennelli direttamente nel lavandino senza stare a sporcarsi troppo le mani. Volendo non ci si sporca proprio per niente le mani. L'ho acquistato su ASOS, è della Sigma e ho deciso di parlarvene perché la trovo un'idea molto molto intelligente e molto comoda. E poi sul retro, non ve l'ho detto, ma c'ha le ventosine per cui una volta messo nel lavandino non si sposta e si può pulire ogni pennello. Tra l'altro le texture diverse sono proprio per i diversi tipi di pennelli. Se vi piace l'idea provatelo, io lo trovo veramente molto molto utile, molto molto ben studiato. Ok, cosa ci resta? Mi resta ancora la sezione capelli e poi i vari capelli. Eccoci qua, sezione capelli. Intanto non so se avete notato, ma ho rifatto il biondo, li ho tagliati un po' perché i miei capelli si sono rovinati tantissimo a forza di decolorazioni. Ho dovuto proprio tagliarli e ne perdo ancora manciate, quindi mi sa che il biondo che vedete questo è l'ultimo, per un bel po' non potrò più farlo, il che sono uscita dal parrucchiere praticamente in lacrime, che non è colpa loro, è proprio che a forza di decolorare i capelli dopo un po' ti dicono anche basta? E dai. In ogni caso, siccome sono molto secchi soprattutto sulle punte, cioè la parte più decolorata,
Ho ricomprato, perché l'ho trovato su ASOS, gioia e giubilo, l'olio per capelli della Way, un brand che mi piace molto, soprattutto questo prodotto, che però è nuovo. Io avevo il classico olio capelli Way, questo è olio capelli e corpo, quindi si può usare in entrambi i casi, sui capelli e sul corpo, alla rosa. Se seguite i miei video saprete che sono un'appassionata dei prodotti alla rosa. Mi piace tantissimo perché perché lucida il capello ma non lo unge, non lo ingrassa, perché con gli oli è molto facile che si abbia quell'effetto lì, che è veramente il peggio che possa capitare, soprattutto se uno li stende subito dopo essersi lavati i capelli. Questo è molto leggero, li rende brillanti, l'ho messo anche oggi. L'ho ricevuto da poco ma l'ho subito inserito tra i miei preferiti, perché già dalla prima applicazione ho subito capito che mi sarebbe piaciuto. Ho provato altri oli per capelli, alcuni sono troppo grassi, troppo spessi, insomma questo è l'unico che mi piace davvero, e in più va anche ad aggiungere un po' di idratazione sui capelli molto trattati e molto rovinati come i miei. Quindi ve lo consiglio, si trova su ASOS, per il momento è ancora disponibile, almeno spero. Trovate i link nella info box al mio post dedicato e poi sul post tutti i link dei prodotti. Molto valido. Bene, anche la sezione capelli l'abbiamo messa nel sacco, modi di dire così a casaccio, pem pem pem. Passiamo all'ultima categoria, perché ve lo dico già, questo mese non ho nessun libro da consigliarvi perché non ho avuto tempo di leggere nulla. Sto leggendo un libro adesso ma sono appena all'inizio e quindi non ha senso che ve lo consigli, perché non so ancora nemmeno io se mi piace oppure no. Quindi passiamo alla categoria dei vari. Eccoci qua, la categoria dei vari, che come sapete comprende la rava e la fava. Qualsiasi cosa, può trovarsi veramente qualsiasi tipo di prodotto in questa categoria, perché ci butto dentro tutto quello che non so bene dove inserire. Partiamo con serie TV. Ho cambiato la televisione di casa e voi direte chi se ne frega. No, ve lo dico perché finalmente ho Netflix, ho comprato una smart TV, ho rottamato la mia ventennale televisione e posso finalmente vedere Netflix comodamente sul divano di casa mia, cosa che prima non potevo fare. E quindi ho iniziato una serie di maratone infinite di serie che da tempo mi intrigavano e ho scoperto di essere una grandissima appassionata di serie animate. La prima che vi consiglio, anche se sono un po' in ritardo sul trend, mettiamola così, I'm late to the game, è BoJack Horseman. Pazza di BoJack Horseman, mi sono vista tutte le serie, ma proprio pam pam pam, una puntata dietro l'altra. Prima di tutto, allora, se non amate le serie tipo Griffin, Simpson, insomma queste serie animate, non fa per voi. È fondamentalmente una serie animata per adulti, quindi non è proprio consigliata per i ragazzini. Il protagonista è BoJack Horseman, molto difficile, penso che molti di voi la conoscano perché è abbastanza famosa. L'universo di BoJack Horseman è un universo nel quale convivono esseri umani ed animali antropomorfizzati, credo si dica, quindi di fianco alla persona assolutamente normale c'è il cavallo vestito con giacca e cravatta, ma questa è la normalità, quindi nulla di strano. BoJack Horseman è il protagonista, un cavallo che è anche un attore di Hollywood, diciamo un attore che ha avuto grande successo negli anni 90 con una serie TV, ha fatto i soldi, vive in questa villa sulle colline di, scusate, non è Hollywood ma è Hollywood, ma non lavora più da un sacco di tempo e racconta la sua vita delirante di celebrità di secondo piano, fatta di festini, di droga, di depressione, di alcolismo, insomma abbastanza pesantona, ma al tempo stesso molto ironica, molto pungente. Situazioni surreali, succede un po' di tutto, molto divertente, se non l'avete mai guardata ve la consiglio. E poi ho visto, che mi è piaciuta tantissimo, The End of the Fucking World, bellissima. Ecco, questo non è animata, è una serie, c'è solo una stagione, non ricordo quante puntate, non tantissime, io credo di averla vista praticamente in un giorno,
una roba del genere. Parla di questi due ragazzi, questi due adolescenti molto particolari, con delle situazioni familiari altrettanto particolari e delle loro che scappano di casa, insomma una serie di situazioni anche abbastanza forti, ma mi è piaciuta molto sia la fotografia che la regia, insomma l'ho trovata una serie molto molto interessante. Chiudiamo la categoria, la sottocategoria dei random serie TV per passare a tutt'altra cosa. Sto per proporvi un preferito che non è decisamente da me, perché non sono proprio quel che si dice una donna di casa, però ho comprato un nuovo elettrodomestico che mi piace un casino, ve lo voglio far vedere perché è una figata. È il Dyson, l'aspirapolvere Dyson. E voi direte, ma sei fuori? Ma cosa ci stai proponendo? Oh ragazzi, è una figata, fighissimo. Costa il giusto. In ogni caso praticamente ha la parte principale che è questa, con il suo motore che no, è scarico, non ci posso credere. Ok, ottimo, non riesco a farvelo sentire perché non ho avuto l'accortezza di controllare se era carico oppure no. Comunque sembra un motore di un jet quando parte, aspira, ti aspira anche la voglia di vivere. E poi la figata è che ha, appunto, lui è molto molto leggero, non ha il sacchetto, basta schiacciare questo pulsante qua sopra, si apre e tutto quello che c'è all'interno che avete aspirato esce, e ha tutti questi aggeggini che si possono usare quindi sia come aspirapolvere a mano, diciamo, per togliere le briciole sul tavolo, per aspirare nella macchina, sul divano, poi anche un altro tipo di aggeggino, di attrezzino fatto in questo modo. E poi ha anche questa cosa qua che vi permette di utilizzarlo proprio come, ce la posso fare? Sì, come aspirapolvere vero e proprio, quindi per i pavimenti di casa. E volendo ha anche un accrocchio dove lo si può appendere così al muro. Io lo trovo fighissimo, costa il giusto, credo di avervelo già detto, però io vi dico la verità, da quando l'ho comprato mi viene persino voglia di passare l'aspirapolvere, che è una roba che normalmente detesto perché appunto non sono per nulla una donnina di casa. Ok, non vi ho detto come si chiama, è il Dyson V8 Absolute. Ce ne sono diversi modelli, questo è molto figo, anche il filtro si può pulire, insomma facile da pulire, fighissimo. Ok, questo è tutto per i miei preferiti di marzo. Concludiamo così in bellezza con un prodotto da casalinghe disperate. Spero che il video vi sia piaciuto, se così è non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo ancora una volta che sul blog troverete la lista di tutti questi prodottini con link diretti per saperne di più o eventualmente anche per acquistarli. Fatemi sapere qual è il prodottino che vi ha incuriosito di più. Se avete voi qualcosa da consigliarmi, mi raccomando fatelo nei commenti qui sotto, perché come sapete sono sempre alla ricerca di cose nuove da provare. Inizio a essere stanca, sto lentamente scivolando. Io e il Dyson vi salutiamo, un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!